commovente, commovente la partita che ha giocato il Verona stasera, commovente. Altrettanto commovente quella del pomeriggio, parlo della Viola, ma quelle sono lacrime amare, amarissime, e anche dolorose. Quelle di stasera dolci, dolci prelibate, succose. Eh, e attenzione, prima di questa gara, stasera facciamo un punto anche un po' sulle parti basse, ovviamente. Parlo di classifica, che sia chiaro, no? Voglio creare equivoci. Eh, perché sia Verona sia Fiorentina erano a pari punti, entrambe non avevano ancora vinto una gara, però già c'era uno stacco nell'atteggiamento, nell'unione e nella compattezza, dentro e fuori, internamente ed esternamente. Già si era su due pianeti diversi. Stasera lo dice anche il campo, e più che il campo lo dice il risultato finale, che finora non aveva mai ottenuto il Verona. Parlo di risultato rotondo di vittoria, ma tante altre volte, no? Come si dice nei tempi moderni, sti ragazzi avevano lasciato tutto in campo, eh. E questo però alla lunga poi per forza di cose ti deve premiare, ed è giusto che sia così. E oggi la classifica parla chiaro, e la classifica oggi è più veritiera di qualche giornata fa, mi sento di dire. Ne parliamo, signori miei, ne parliamo assolutamente. Parliamo stasera di Verona-Atalanta, ma andiamo a prendere anche la partita del pomeriggio con 4, ho letto 4.000 tifosi al Mapei della Viola, no? E forse quasi quasi in questo momento, non dico che andrebbero lasciati a se stessi, assolutamente no, ma quasi forse sentono ancora di più la pressione. Questi giocatori che di personalità evidentemente ne hanno ben poca, e in questo momento psicologicamente sono assolutamente a terra. Ma piano, con ordine. Come al solito, prima vi invito a lasciare un pollice per l'amico algoritmo se volete anche contenuti di questo genere, perché è giusto anche dare spazio e credito a quelle squadre che comunque hanno obiettivi diversi dalle squadre di vertice, ma che comunque hanno obiettivi onorabilissimi. In tutto ciò però poi c'è da parlare anche di altre due squadre, del Sassuolo, della stessa Atalanta, certamente. Quindi trovate tutti i profili social in descrizione se volete seguirmi, iscrivetevi al canale per i prossimi contenuti, non di alla campanellina, e domani ragazzi, domani sono anche a casa di Mastro Mino, quindi vi porterò, ci proverò anche la live reaction del Napoli con la Juve, per cui vi aspetto, mi raccomando. Grazie comunque per commenti e tutto il resto, sempre gentili. La partita di stasera, partendo da questa, e poi ovviamente vi divido il tutto in capitoli, eh, per quello che abbiamo potuto vedere, perché poi per gran parte della serata c'era una nebbia fittissima, ma quello che mi è piaciuto del Verona è veramente la voglia di lottare su ogni pallone, ma veramente duelli, forza e una velocità anche subito transitare dalla propria metà campo a quella avversaria. Come si dice oggi, no? Verticale, una verticalità paurosa, come diceva e sottolineava, se non sbaglio, Bazzani doveva essere. Se non, non spero di non dire cavolate. Due o tre tocchi via in porta, due o tre tocchi via in porta. Segno anche di una mancanza da parte dell'Atalanta, poco secondo me equilibrata, non è riuscita mai a trovare realmente le contromosse, no? Ha sofferto, ha patito tantissimo un Verona che poi, attenzione, non la voglio mettere solo sul duello, sulla forza, sulla voglia di portarla a casa, e ce n'era. E ce n'è stata di voglia da parte del Verona, proprio di desiderio di sfuggire a questa classifica, che ribadisco era ingenerosa nei loro confronti, assolutamente ingenerosa. E però oltre a questo ci ha messo anche qualità il Verona. Ci ha messo qualità. Il gol di Chiovane, per carità, se non sbaglio leggermente deviato, però il primo gol comunque vedi, lavora bene la palla, se non sbaglio è Moschera, e poi bravissimo Belgali. Il terzo gol pure, ragazzi, come la ribaltano. Ma veramente spettacolo. Poi qualcuno polemizzerà, no? Forse l'aveva toccata ed era magari da annullare. Questo e l'altro. Per me in una situazione del genere, ragazzi miei, in un... non me la sento di dire che era da annullare un gol del genere, soprattutto se non ci sono immagini chiare nella maniera più
più assoluta, però resta la prova del campo e su quello c'è poco da appellarsi in ogni caso. Stasera il Verona è stato, per quanto mi riguarda, furioso e poteva finire solo così. Poi per carità ha avuto delle occasioni anche l'Atalanta, a inizio gara bella parata di Montipò, a inizio ripresa non sbaglio per la goal line poco non va, giusto un piccolo spicchio di pallone che resta ancora dentro, altrimenti per carità, certamente, stiamo parlando dell'Atalanta, l'Atalanta certamente con la qualità che ha deve impensierirti e lo fa, anche se qualche scelta sbagliata, voleva dare minutaggio a Kristovic e permettere a Kristovic e Scamacca, l'abbiamo visto anche stasera, ci sono almeno due livelli di differenza per quanto mi riguarda. Prende la traversa ma poi la tocca e quindi si procura il rigore e segna sul rigore, ma proprio come status, come giocatore ragazzi, Scamacca è un'altra cosa, però stasera non è la scelta dell'attaccante ovviamente che ha pesato più di altro, ma quell'atteggiamento, non lo so, ancora l'Atalanta deve, no? Mm, Come posso dire? Per forza di cose, Gasperini era quello che riesce sempre a tirarti qualcosa di più anche in un momento che può essere da pagamento. Fa un passo indietro nettamente la Dea per quanto mi riguarda, questo va detto perché stasera perde meritatamente malamente per quanto mi riguarda, perché prendi 3 gol dal Verone, potevano essere anche di più, onestamente. Però mi sento soprattutto di dare dei meriti alla squadra di casa, perché oggi no, oggi al netto di poteva succedere quello che vi pare, ma stasera il Verona, cioè tante volte ha lasciato punti quando non meritava, ma stasera non ce n'era, ecco, sostanzialmente. Ehm, la squadra che non riesce invece in alcun modo a reagire per forza di cose è la Fiorentina, ragazzi. Brevemente, non mi stupisco del Sassuolo, di quello che fa, la qualità della squadra, l'avevo detto, è una neopromossa, ma rispetto alle altre squadre avrà vita facile, tra virgolette, perché è nettamente più forte, ha un centrocampo incredibile, Conè anche lui, ragazzi, maestro, ragazzi, io non conoscevo, ma anche oggi ha fatto vedere delle cose, il gol, ma poi Matic lo conoscevamo, anche se hai una certa età, ma quando sei professore, i tre lì davanti, una squadra che ha sostanza come si chiama? Il Sassuolo ha assolutamente sostanza e può segnare anche con facilità, soprattutto se trovi una difesa come quella della Fiorentina, cioè la difesa della Fiorentina in questo momento è un burro, non lo so, cioè, non mi fate fare dei paragoni o delle metafore, sarebbero inutili. Una squadra che non ha consistenza, che non ha valore, che non ha neanche, ma non voglio dire amore o queste cose troppo legate all'aspetto di cuore, no, non è il cuore, è la personalità. È la personalità, la paura, cioè il fatto che tu non hai giocatori anche di leadership, ripeto, tu puoi perdere, puoi fare male, eh, come il Verona, ribadisco, aveva gli stessi punti, ma il Verona ha sempre dato l'anima. Eh, sì, forse mi sto anche un po' contraddicendo dicendo che appunto non è l'anima, ma l'anima la tiri fuori se c'hai anche un po' di costrutto. Io a Fiorentina in questo momento non vedo nulla. Anche il portiere, prendo De Gea, cioè è possibile che De Gea oggi fa una papera del genere? Anche lui disattento. Poi per carità è passato in mezzo alle gambe e quindi magari non era facile, però anche lui è calato d'attenzione, di concentrazione. Quindi in questo momento una Fiorentina che viene tradita anche da chi invece dovrebbe fare almeno, cioè alcune certezze c'erano fino a poco tempo fa. C'è comunque il portiere, c'è comunque, che ne so, Mandragora che fa gol, eppure oggi comunque c'è riuscito. C'era Ken che era dopo Retegui capocannoniere, invece spariti tutti, spariti tutti, perché poi anche Ken, ragazzi, giocatori, quanti gol ha fatto in Serie A quest'anno? Ragazzi, per carità, arrivano un po' di palloni, quello che vi pare. Parecchie volte ha lottato,
ma tutti, cioè è difficile in questo momento salvare qualcuno, è un momento di assoluta carestia. Ehm, Ripeto, non possiamo dire che i tifosi oggi secondo me hanno anche paura dei tifosi. Il fatto che oggi lo stadio praticamente giocava fuori casa, ma era in casa la Fiorentina con 4.000 tifosi al Mapei, possiamo dirlo chiaramente. Eppure forse questo quasi blocca. Io non oso immaginare cosa succederà ancora alla prossima. Anche perché adesso la classifica piange. Se fino a poco tempo fa dicevamo, no, ma sai, comunque talmente troppo qualità. E non lo so, ragazzi, perché poi hai talmente tanta qualità, però quando ti trovi a dover giocare per un qualcosa che non sei proprio abituato, non l'avevi minimamente preventivato, no? A inizio stagione con il tuo allenatore che parlava di Champions League, oggi si parla di nettamente ultimo in classifica. Ragazzi, se non hai un minimo di sostanza, di muscoli, ma muscoli, parlo a livello cerebrale, non è semplice, non è semplice. Vediamo, signori miei, ora più che mai la paura retrocessione c'è, ragazzi, c'è, secondo me, è permanente, forse questo è quello che sta facendo anche la differenza, sta tagliando in qualche modo le gambe, ma qualcosa va fatta. E forse lo stesso Vanoli non è che sia stata proprio una scelta magari azzeccatissima, perché Vanoli mi sembra un ibrido e non mi sembra né l'allenatore proprio quello battagliero alla, come si chiamava? Ballardini? Che ne so, l'allenatore che ti porta la salvezza e te la porta, cioè o l'allenatore che ti deve far fare quello mi sembra un ibrido e quindi gli ibridi potrebbero non pagare. Vediamo onestamente quello che succede. Signore, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Forse sono andato un po' lungo, ma abbiamo parlato di entrambe le partite, tutte le squadre. E niente, aspetto la vostra, ovviamente. Un grande abbraccio. Da Mischio, sì.